La MotoGP nel 2026 è ancora un mondiale o sta diventando un format? No, perché ci sono i negazionisti che negano che un fatto sia successo, poi ci sono i complottisti che cercano di dare ai fatti una spiegazione di comodo e poi ci sono gli analisti che mettono in fila i fatti, li leggono e traggono una conclusione. Si può non essere d'accordo sull'analisi, però resta il fatto che i dati sono quelli e non si discutono. Bene, io vi dico che il mondiale MotoGP, qualcuno dice che in Formula 1 ci sono gli stessi problemi, ma io non me ne occupo, qualcuno che il mondiale MotoGP è un mondiale falsato. Il mondiale MotoGP è un mondiale falsato. Attenzione, non dal punto di vista del risultato, Nessuno dice che chi è in testa non se lo stia meritando e questo non è il video di qualcuno che è insoddisfatto di come stanno andando le cose. Il mondiale è falsato da una serie di situazioni che in poco tempo hanno influito su tutta una serie di cose, magari non su chi è in testa al momento, ma su una serie di situazioni sì, anche importanti. E adesso ve lo dimostro, ok? Siete pronti? Dai! Ciao da Mr. Helmet, questo video parla di come e quanto il mondiale MotoGP sia falsato. Attenzione, sia chiaro, Aprilia, Bezzecchi, Martin meritano i risultati che stanno ottenendo e questo non cambia la crisi di Ducati, se c'è, non cambia di una virgola il problema di cui parliamo oggi però, perché io vi porterò tutta una serie di situazioni, tutte incontestabili perché sono successe, e voi mi direte se gli elementi che porto sono consistenti o meno per questo tipo di giudizio, ok? Attenzione che siamo solo al terzo weekend, eppure i fatti sono già tantissimi e la cosa preoccupante è che se questo è il trend, l'andazzo come si suol dire, alla fine della stagione rischiamo di trovarci con un numero mai visto prima nella storia di episodi di questo tipo, ok? Prima però devo fare una cosa che dà fastidio anche a me, cioè citare me stesso. In questo video qua, ok, del 12 febbraio, avevo fatto una domanda. La MotoGP è ancora uno sport o è già un reality show? Siamo verso il punto di non ritorno con Dorna Sports che ha cambiato il nome e si chiama adesso MotoGP Entertainment e questo non è una cosa casuale. La MotoGP è ancora competizione pura o sta diventando principalmente intrattenimento? Dove finisce lo sport e dove inizia il reality? Cioè il fare di tutto affinché si sia rimosso a tutti i costi, venga rimosso a tutti i costi ogni elemento noioso e troppo tecnico che nello sport che è bello perché è imperfetto ci sta, no? Il tutto per un pubblico mainstream. Il 12 febbraio avevo fatto una domanda: la MotoGP è ancora uno sport o sta diventando un format tipo reality? Dopo 3 weekend la mia risposta è siamo già andati oltre, ok? Va bene. Però i fatti quali sono, Mr. Helmet? E allora incominciamo, va bene. Nei primi 3 appuntamenti del Motomondiale 2026, quindi Thailandia, Brasile e Stati Uniti, la direzione gara e il collegio dei commissari, sarebbe lo steward panel, in più quelli della FIM, hanno applicato insieme le seguenti sanzioni. Gran Premio della Thailandia, Buriram MotoGP, Michele Pirro inaugura il festival con 3 posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato il compagno di marca Alex Marquez durante le sessioni di prova, durante le prove. Guida lenta in traiettoria. 3 posizioni, è tanto, è tanto soprattutto come prima sanzione. Forse si voleva dare già un esempio. E chi avrà fatto mai Pirro? Va bene. Prima sanzione ufficiale della stagione. Poi Marc Marquez, Ducati, sanzione di drop one position, quindi cedere la posizione mentre durante l'ultimo giro della sprint race, cedere una posizione mentre era appena passato in testa. Ok, la sanzione è stata inflitta
per un sorpasso, a dire della direzione gara, una manovra considerata irresponsabile ai danni di Pedro Acosta all'ultima curva. Ok, questa posizione ceduta Marc Marquez non l'ha potuta recuperare perché era l'ultimo giro, ok, però gliel'hanno data da scontare nella stessa gara. In altre occasioni vedremo che non sarà così e le sanzioni della sprint verranno poi fatte scontare nella gara lunga. Poi capiremo perché, se riusciremo. Intanto gli hanno fatto perdere subito una sprint. Il risultato pratico è che interventi di questo tipo finiscono per correggere delle dinamiche sportive che magari stavano andando in un altro modo, stavano emergendo naturalmente nella fattispecie, nello specifico, in apertura del campionato. Ok, quindi continuando un trend interrotto dall'infortunio del campionato scorso. Magari non si voleva dare questo segnale. Poi ci sono le riduzioni di gara. Thailandia, Moto2, riduzione di gara. La gara è dichiarata conclusa in anticipo con l'assegnazione di metà punteggio. Motivo, protocollo di partenze multiple a causa di pioggia e successive interruzioni tipo red flag. La distanza effettivamente percorsa non ha raggiunto, si sono accorti, il 50% della distanza originale prevista. Cioè un errore iniziale nel conteggio dei giri, cioè avevano incluso un giro di una partenza poi annullata. Pensate che campioni di professionalità, è stato corretto dalla FIM addirittura il 6 marzo, portando alla riduzione dei punti assegnati. Quindi la gara era programmata su 22 giri, ma per pioggia e incidenti ci sono state più interruzioni, bandiere rosse e ripartenze che hanno ridotto la distanza effettiva percorsa. Nei risultati iniziali i punti erano stati assegnati per intero. Successivamente la FIM, cioè non neanche il Dorna, MotoGP, no, proprio quelli della federazione, hanno riguardato i dati e hanno rilevato un errore nel conteggio della distanza. Cioè avevano fatto un giro nella seconda partenza che avrebbe dovuto essere annullato nel conteggio della distanza totale, facendo sembrare superato il 50% della distanza prevista, quando in realtà non lo era. Pensate che casino anche da capire per il pubblico, che il 6 marzo, quindi 5-6 giorni dopo, ha scoperto questa cosa. Il pubblico, tutti gli addetti ai lavori, i piloti che avevano fatto la gara, gli sponsor, i punti venivano ridotti della metà e le classifiche venivano aggiornate. Cioè pensate che caduta di livello, e pensate anche ai bookmaker, alle scommesse e a tutto il resto. Una cosetta: non sanno contare i giri e glielo deve dire la FIM una settimana dopo. Benissimo, però bellissimo, tanto engagement, tante news, ok? Poi GP del Brasile ancora, Goiânia, nessuna penalità, però vabbè, al Grand Prix del Brasile c'è stato il festival del dramma e del unexpected, dell'inaspettato. Innanzitutto una gustosa riduzione gara, ma non di 2 giri, da 31 a 23, che vuol dire il 75% della distanza originale. Motivo: degrado dell'asfalto, degrado scoperto durante il weekend in cui l'asfalto ha iniziato a sfaldarsi alle curve 11 e 12, ma anche alla 4 c'era casino, mi pare. Lasciamo perdere la roba assurda del buco del buco gigante e la figura di merda internazionale. Lasciamo, insomma, l'effetto pioggia di sassi segnalato dai piloti, l'asfalto che si sdrumava come un pezzo di fumo, e la causa è stata attribuita ad un mix di calore estremo, piogge torrenziali precedenti e, che è una roba mai vista nella storia, il cedimento di una vecchia conduttura fognaria non censita sotto il tracciato. Cioè, dove passano a 300 km all'ora delle motociclette c'è una fogna e non lo sapevano, non se lo ricordavano, come quando si apre un buco sulla Tiburtina, una cosetta. Va bene, la direzione gara, per rimediare a questa cosetta che hanno chiamato track issue, ha accorciato la corsa per minimizzare il rischio di incidenti dovuti a detriti. Lo ha comunicato però pochi istanti prima di partire. Cioè, così: vi togliamo il 25% di gara da fare, ma non ve lo diciamo se non prima di partire. Oltre a questo, e questa è una cosa molto importante per chi lavora nelle moto, a nessuno è stato detto se rimaneva in vigore la regola delle gomme
e quindi sono partiti senza sapere se si rimaneva automaticamente penalizzati o no in caso di pressione non conforme. Soprattutto tutta questa operazione è stata fatta nei 3 minuti precedenti la partenza, quando tu, non so se lo sapete, da operatore non puoi più toccare la moto. Ok, ora ditemi se questa cosa è normale e non ha inficiato sulle diverse strategie di gara, soprattutto di quelli meno forti, per i quali le strategie particolari, i colpi di genio, di fortuna sono tutto. Attenzione che si parla spesso di sicurezza come elemento primario per la MotoGP, soprattutto quando qualcuno si fa male, ma sembra piuttosto che la priorità sia portare a termine il calendario. L'importante è che la gara si faccia, nemmeno tutta, non importa, e che sia ritenuta valida. Anche un pezzo solo non importa, per non avere a che fare con gli sponsor e con gli avvocati. Infatti la MotoGP, lo sappiamo che nella storia ha corso a pochi metri dai reattori nucleari, quando ha corso con le alluvioni, ha corso con il Covid, anche a costo di fare 4 gare diverse, 4 gare ripetute sulla stessa pista. Quindi le priorità della MotoGP di Dorna prima e di MotoGP Entertainment e Liberty poi mi sembra che siano chiari, ok? Se davvero tenessero alla sicurezza dei piloti, quella gara a Goiânia non avrebbero dovuto correrla, punto. Invece sanzionano un pilota che cade in moto ed involontariamente coinvolge un altro. Però poi in Brasile si corre con l'asfalto che ti spara i sassi in faccia, sul casco e sulla tuta. E quella è sicurezza. Gran Premio degli Stati Uniti, terza gara. Qui è successo un po' di tutto. Siamo solo alla sprint della MotoGP. Pedro Acosta su KTM, che era quello che era stato fra virgolette aiutato nella gara in Thailandia, per quello dico che non ci sono preferenze ma solo influenze, si becca 8 secondi di penalità sul tempo della sprint race per aver violato il protocollo della pressione minima degli pneumatici. La notizia arriva molto dopo, quando la gente praticamente era andata a dormire. Questo lo fa retrocedere dal terzo all'8° posto, ok? Una cosetta. Marc Marquez, long lap penalty, attenzione, da scontare, attenzione, nella gara della domenica. La sanzione inflitta per aver causato la collisione con Fabio Di Giannantonio durante la sprint. Il long lap penalty sarebbe potuto essere inflitto e scontato nella gara stessa, perché poi Marquez rientra, ma invece nella gara della domenica sarebbe stato più bello, no? Così Marquez avrebbe rischiato in una rimonta, e invece no, non stava vincendo la gara e non l'avrebbe vinta, quindi il signor Crafar, di cui poi parleremo, ha pensato bene di rovinargli la gara del giorno dopo, mettendolo di fatto fuori gioco già prima di partire. Ha poi fatto la rimonta e va bene. Marco Bezzecchi, Aprilia, 2 posizioni invece in qualifica sulla griglia di partenza per guida lenta in traiettoria, impeding. In realtà niente di che, ok? Un po' di indecisione, come succede sempre, ai danni di Marc Marquez durante la Q2. Come dire, vedete, noi tuteliamo anche Marc Marquez. Luca Marini, Honda, 2 posizioni sulla griglia di partenza per lo stesso motivo, ostacolo ad un pilota in qualifica. E poi, vabbè, Amir, un log lap penalty che non ha scontato perché l'ha lanciata come sempre. Il motivo per il long lap penalty di Mir mi è ignoto, dovrei capire bene, non ne ho trovato traccia da nessuna parte, ma di questi tempi i long lap penalty vengono elargiti e lanciati come frisbee. Moto3, Alvaro Carpe, KTM, doppio long lap penalty per guida pericolosa e lenta durante le qualifiche. In realtà, se guarderete, sì, vero, lenta, ma niente di che, 2 long lap penalty invece ti uccidono, ostacolando il giro veloce di altri piloti. Va bene, a Carpe, per far vedere che si fa qualcosa in un mondo in cui i trenini sono diventati ovunque e ad Osti, pista lunga dove serve velocità, li hanno fatti tutti, anche in MotoGP. Keras penalizzato con un doppio long lap perché ha tentato di rimettere la moto in piedi dopo la caduta. Solo tentato, ha fatto un po' ha tentennato un po', non è che ha fatto numeri, e questa è una regola sicurezza. Poi però si corre con le voragini. David Alonso aveva fatto la pole, ma partirà poi 17esimo per una pressione regolare in Q2 da primo a 17esimo. Pensate che pressione aveva.
Poi va bene, partenza con red flag al secondo giro, long lap per Baltius perché ha avuto un contatto dopo una red flag, insomma, ha coinvolto diversi piloti. La direzione gara ha stabilito che Baltius aveva una responsabilità totale, quindi long lap poi per Olgado, contate quanta roba, perché è caduto e ha coinvolto Roberts. La verità è che statisticamente stiamo assistendo ad una impennata di sanzioni e interventi esterni, come se i piloti siano diventati tutti improvvisamente degli hooligans, dei teppisti rincoglioniti, oppure, come è più lecito pensare, come se fossero cambiate drasticamente le regole, come se fosse cambiato drasticamente lo sport del motociclismo, della competizione motociclistica, senza dire niente a nessuno. Cioè qualcuno che da un momento all'altro ha deciso che il motociclismo che abbiamo visto fino a ieri è cambiato drasticamente. Cioè noi fino a ieri guardavamo delle moto e si correva in un modo, da oggi si corre in un altro modo. Ok? Senza comunicarlo chiaramente, senza preavviso, senza spiegazioni, con dei piloti che giustamente continuano a correre come hanno sempre corso e scoprono che vengono sanzionati a raffica. A questo punto, diciamolo chiaramente, in questo mondiale non ci sono 22 moto in griglia, ce ne sono 23. La 23esima è la direzione gara, perché entra in pista ogni weekend e non si sa mai che cosa farà. Ora ditemi, che segnale è questo, se non qualcosa tipo: guardate che decidiamo noi e che quindi vi diamo, per un fatto che vogliamo, la penalità che vogliamo, da scontare quando vogliamo. Fra parentesi, perché quello che a noi interessa non è quello che succede in pista, ma il prodotto completo e quello che ne deriva. È un potere che diventa un elemento in più dello spettacolo, ok? C'è questo elemento in più che è la punizione improvvisa, oppure la decisione che ribalta tutto quello che hai visto fino al momento precedente. Ok, tu guardi una cosa, finisce in un modo, ma per un qualsiasi motivo da un momento all'altro potrebbe finire in un modo che non c'entra niente. Dove l'ho già vista questa cosa qui, se non nei reality? Il problema non è che la MotoGP punisca, il problema è che oggi punisca troppo, punisca male, punisca in modo incoerente, punisca intromettendosi da sopra qualcuno o qualcosa, così facendo diventando poi parte attiva del risultato sportivo e della narrazione. Ok, la narrazione che è la cosa più importante. Sono gravi diverse cose. La prima cosa grave è innanzitutto il numero di sanzioni elevate, cioè di diverso tipo, e tutte molto pesanti, molto importanti dal punto di vista del risultato. Tutto questo in sole 3 gare, 3 weekend, ne avremo 22. Pensate il livello di manipolazione, di intervento che potrà essere raggiunto. La seconda cosa è che ci si stupisce il fatto che le sanzioni siano fatte scontare una volta all'interno della gara, una volta nella gara successiva, cioè cambino i modi, anche essendoci il tempo per fare nella gara in corso, per esempio, cambia il modo di assegnazione e di espiazione, fra virgolette, della colpa. Così si danneggia a prescindere un pilota e si fanno insorgere tante domande da parte del pubblico, che non è completamente addormentato. E poi la terza cosa è che ad episodi simili vengono date interpretazioni diverse. Vedi il sorpasso di Marquez su Acosta e quello di Martin su Bagnaia. Uno punito, l'altro no, eppure concettualmente identici. Del resto, Marquez non è una novità. Martin invece nel suo ritorno lo è, e capite bene che per lo spettacolo le due situazioni hanno un peso diverso. C'è come una volontà di, mi si perdoni, aggiustamento delle cose in favore di un dramma, di un'incertezza,
e di una fuga dal risultato altrimenti scontato che allontaanerebbe il pubblico, ok? Questa cosa che bisogna seguire fino all'ultimo, anche oltre la gara, perché potrebbe succedere ancora qualcosa. Anche quando dopo lo spettatore è andato a dormire o a mangiare un panino, c'è sempre qualcuno che potrebbe comminare una sanzione e quindi bisogna rimanere attaccati alle breaking news, che una volta erano una roba che non succedeva quasi mai e invece adesso sono la regola. Fateci caso, abbiamo almeno 2-3 breaking news dopo ogni gara. Gli strumenti social lo consentono, sono perfetti per questo. Altrimenti, se no, cosa fai? Guardi la gara, incluso il podio, vai a dormire e pensi sia finita, e invece no. Quando ti svegli scopri che Acosta da terzo è arrivato ottavo e non è uguale. Per fare questo tipo di lavoro è stata chiamata spostandola letteralmente dal suo ruolo precedente, che si occupava appunto di narrazione e storytelling, e quindi era perfetta per una cosa del genere, una persona, cioè una figura spendibile come tecnica, ma perfetta soprattutto per star dentro a questa nuova logica di narrazione. Questa persona è Simon Crawford, ex pilota Superbike con 123 partenze e 0 vittorie, ed ex pilota della 500 con 24 gare e una vittoria. Quindi un ex pilota con una carriera, mi si permetta, normale, volto televisivo, perlomeno di Dorna, abituato alla narrazione e alla comunicazione al ritmo dello spettacolo. Perfetto se vuoi un arbitro che non sia più invisibile, ma sia parte dello show, cioè un arbitro narratore, ok? Simon Crawford sostituisce, perché uno si chiede, vabbè, ma chi c'era prima? Che non lo so, non lo sapete proprio perché non era protagonista nel senso dell'esibizione. Simon Crawford sostituisce Freddie Spencer, cioè uno che aveva vinto dei mondiali, che stava antipatico perché secondo molti comunicava poco. La verità è che aveva caratteristiche che non andavano d'accordo con il dramma, cioè era competente e quando andavi da lui mediamente ti blastava e non prendeva decisioni spettacolari e probabilmente si stufava anche di spiegare le cose, come succede a quelli capaci che si stufano dopo un po' a doversi rapportare con i bimbi minchia. Quando l'ho intervistato io, si vedeva che la pazienza era poca, però alle domande giuste ha sempre risposto bene. Simon Crawford è l'uomo opposto, è l'uomo perfetto per Dorna e MotoGP Entertainment, no? Perché è un arbitro protagonista, è colui che ha comunque una base di autorevolezza che non gli puoi dire niente, ma che soprattutto ha la capacità di aggiungere l'elemento comunicazione, l'elemento del dramma, della decisione spettacolare. Ricordatevi che era un uomo di pit lane, lui, che faceva la parte degli interventi dalla pit lane, quindi nel vivo degli eventi. E ricordatevi che quando in un evento lo sport diventa intrattenimento, non è più importante la giustezza del risultato, ma l'effetto wow fino all'ultimo. Di solito nello sport un arbitro è bravo quando non ti accorgi nemmeno che c'è, ma qui stanno trasformando tutto in reality e nei reality lo sapete che quelli sotto i riflettori sono anche e soprattutto i giudici. Simon Crawford sta interpretando il ruolo in modo da diventare protagonista, parte dello show, aggiungendo un elemento in più nel format, la decisione aggiuntiva sorprendente che può cambiare le cose, fatta da un giudice che nella vita non è stato un numero uno, esattamente come i giudici quasi sempre dei reality, ma che comunque non gli puoi dire neanche che non è stato parte del meccanismo. Quindi troppo incline a prendere decisioni che facciano parlare Simon Crawford con una coerenza che fin qui si è vista troppo poco, ok? Se fossi un complottista direi che è molto impegnato a dare una sistemata alla narrazione affinché mantenga sempre l'effetto wow. Ma quindi da un precedente steward panel che era troppo bacchettone siamo passati ad uno steward panel al soldo del dramma.
ok? Attenzione, non è che io sto dando la colpa a Simon Crawford, che è semplicemente uno strumento, però si vedono delle differenze. Freddie Spencer era austero, comunicava poco e stava antipatico ai piloti, lo hanno sfiduciato per prendere uno che comunica moltissimo, ma al servizio del nuovo modo di concepire la MotoGP, di cui abbiamo ampiamente parlato, e già qualcuno che lo sosteneva ha cambiato idea, ma chiaramente non può dire nulla. Alla fine cosa succede? Abbiamo visto che sta cambiando il prodotto, cambia chi lo racconta e adesso anche chi lo dirige è al servizio del dramma. Ripeto, il problema non è Crawford, il problema è che oggi serva uno come Crawford per fare il pacchetto. Per come vogliono vendere e far fruttare la MotoGP, infatti, la pista, che prima era l'unica cosa importante, cioè tu facevi tutto in funzione di quei giri là, adesso è solo uno dei momenti dell'evento, perché, come già spiegato, andiamo incontro ad un tipo di pubblico per il quale quello che succede in pista, non capendolo, non è quello che conta di più. Le sanzioni, le moviole, le squalifiche, gli episodi visti e rivisti, quello che ha fatto cadere quell'altro e che quindi è cattivo, gli scazzi, le dichiarazioni, quelle sì, si capiscono, creano molto più engagement, argomento di discussione, più che le linee e le traiettorie di cui magari non si capisce. Quando non si sa niente di moto, sono quelli gli incidenti, le dichiarazioni che possono essere sfruttati di più, no? A livello di comunicazione. Soprattutto possono durare anni. Non so se il 2015 ne è un esempio, e non solo pochi giri. Tutto questo mentre nel 2026 sono state fatte, ripeto, solo 3 gare, 3 weekend di gara. Spero di cambiare idea. Mi piacerebbe sapere davvero cosa ne pensate e se avete notato anche voi questo cambio di approccio e questa improvvisa intromissione e spettacolarizzazione del ruolo dell'arbitro in MotoGP. Ditemi la vostra, possibilmente con educazione, e ci vediamo presto, ok? Ciao da Mr. L.